Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati ancora una volta su Ferrovie Miniatura e oggi andiamo avanti ancora con la costruzione del modulo del nostro plastico. Vi ricordo che questo è un modulo che non fa parte del sistema modulare classico internazionale perché è un modulo fatto per un plastico statico per una persona privata, quindi non rispecchia le normative, però comunque è sempre un modulo. Se non avete visto ancora tutta la parte iniziale di questo intero plastico, al di là di questo modulo, andate a guardare il link in descrizione che vi porta alle playlist precedenti oppure guardate i video in passati perché sono veramente tanti e soprattutto grazie anche per gli iscritti che stanno arrivando, state diventando veramente tanti, siamo già più di 600, quindi sono molto contento di questa cosa e vi ricordo che a 1000 iscritti faremo un upgrade del canale a sorpresa. Ora ritorniamo sull'elaborazione di questo modulo, giusto per fare una ricapitolazione veloce di quello che sta accadendo. Come vedete, zona scambi ancora non pronta perché deve ancora arrivarmi questo benedetto ordine che ho fatto ormai da circa un mese e mezzo, perché mi mancano dei kit per il motore degli scambi che servono appunto per mettere il motore sotto plancia, quindi finché non mi arriva quel kit non posso concludere quella zona e bloccarla definitivamente per poi cominciare a fare la massicciata. Ma questa parte bassa ormai diciamo che è quasi pronta, a parte la massicciata, e ora vediamo invece la parte alta. Nel video precedente abbiamo visto come fare con le olite i muraglioni fatti in mattoncino, l'avete visto nel video scorso, ne avevate visto uno, io ovviamente mi sono portato avanti, ne ho fatti già un paio e oltretutto mi sono preparato anche una torretta di esempio e questa servirà, una colonna, servirà da mettere tra un modulo e l'altro, quindi tra un pannello e l'altro. Comunque poi lo vedremo durante il video. Il video di oggi è finalmente realizzare la parte alta di questo modulo e cominciare a dargli un senso. Allora partiamo subito con i due pezzi di legno che avevate già visto nel video scorso, che avevo già preparato, che andranno messi sui laterali. Questi li incollerò definitivamente utilizzando della colla a caldo e poi metteremo la parte alta tra poco. Quindi cominciamo a incollare questi due, prendiamo la colla a caldo e partiamo. Let's go! Ok ragazzi, assicurandoci che sul pannello sia tutto pulito, non ci siano impurità, quindi non c'è polvere, non c'è materiale che potrebbe dar fastidio all'incollaggio, procediamo a mettere la colla a caldo e poi mettiamo subito questo listello di legno che avevo già preparato precedentemente. Affondiamo e andiamo a innestare il nostro profilo. Ok, e sulla parte bassa andiamo a mettergli un po' ancora di colla. Ok, perfetto. Aspettate qualche secondo, il tempo che la colla si indurisce e poi passiamo all'altro. Tra l'altro vi ricordo che potete usare anche il Vinavil se volete, tranquillamente. Mi raccomando di mantenere le giuste distanze anche per quanto riguarda l'esposizione del profilo, altrimenti andate a battere contro al modulo successivo, quindi deve essere perfetto come è il pannello di appoggio, quindi a filo, ok? Avete pochi secondi di tempo per modellarlo, quindi dopodiché la colla a caldo si indurisce subito e facciamo anche qui un passaggio sotto la fuga. Ok ragazzi, è arrivato il momento di sovrapporre la lastra superiore e ovviamente qua davanti lasciamo libero perché andranno messi poi gli listelli di eolite e ovviamente anche qua dietro nella parte del modulo non chiudo perché mi sarà comodo per entrare con le mani per tutta la parte dei cablaggi dei binari che sono sovrapposti qua sopra per la digitalizzazione futura che faremo su questo plastico e ovviamente, come detto anche in un altro video, in questa parte dello scalo merci verranno adibiti alcune zone per la creazione di piccole aziendine e piccoli scali merci a cui creerò degli ambienti all'interno di esse, quindi sotto questa parte, quindi ecco perché lascio libero. Infatti il profilo che andrò a mettere qua sopra non lo incollo, ma gli metterò delle viti autofilettanti proprio per poterlo smontare tutte le volte che mi interessa. È arrivato il momento di attaccarlo, lo appoggiamo su e andiamo ad accertarci che sia a filo, ok? Quindi qua siamo perfetti e anche da quest'altra parte. Ecco le viti, andiamo subito ad attaccarle, così blocchiamo già questa parte. Andiamo anche di qua. Perfetto, io direi che 4 sono necessari anche perché poi dovremmo rimuoverlo, quindi è inutile perdere tempo.
Ora abbiamo messo la parte alta e anche qui verranno messi i binari, ma prima di farlo andiamo a capire che cosa devo fare qua davanti. Questi sono i nostri pannelli di eolite che avevamo fatto precedentemente e andranno posizionati qui esattamente a filo, ok? Uno qui, l'altro andrà qui. Ok, adesso poi dopo andremo a sistemarli. Qua c'è da tagliare, ok? E questo andrà a creare proprio in questa zona la parte davanti dei muraglioni che io poi dovrò intarsiare davanti in alcuni punti per creare delle finestre e delle entrate che andranno a rappresentare alcune aziende che si occupano di scalo e scarico merci. Quindi ora mi preoccuperò di fare il taglio per tenerli precisi. Questo è quello che ho detto anche prima, è quello che serve appunto per distanziare, per coprire le fughe tra un pannello e l'altro, e ne farò un altro anche da mettere qua, ma prima dovremo tagliarlo. Ovviamente questi non li incollerò perché appunto devo tenerli a portata di mano per poterci lavorare sopra. Prendiamo la misura perfetta, ok? Quindi qui posso segnare il taglio. Facciamo un taglio perfetto direttamente col taglierino. Ok, e abbiamo ottenuto la misura esatta. Ecco qua. E ora ci siamo, ragazzi. Come dicevo prima, appunto questi non li blocco perché dovrò lavorarci sopra. Ora procediamo a creare la zona dei binari qua sopra. Giusto per darvi un'idea, questo è un vagone e in questa zona qui, ovviamente in questo punto che indico col righello, vedete questa parte qui, verrà fatto il marciapiede dello scalo e sotto a questi portali creerò appunto delle zone, delle aperture per creare delle aziende dove appunto ci saranno gli operai che caricheranno e scaricheranno. Questa è zona merci ovviamente, questo è un vagone passeggeri, ma è giusto per farvi capire com'è la situazione in questo momento. Ricordo inoltre che questi muraglioni dovranno essere lavorati, quindi invecchiati, trattati e ovviamente pitturati, quindi questo è allo stato grezzo, ma questo lo faremo prossimamente. Quindi ragazzi, ora mi metterò alla creazione di fogli di eolite spessore 3 mm come fatto in precedenza sul piano inferiore e creerò i basamenti per creare poi la massicciata, quindi larghezza 4 cm e la lunghezza otteniamo ovviamente i 40 cm del pannello di eolite. Farò un po' di strisce per averle pronte e procediamo a collegarle. Quindi ogni 4 cm posizioniamo un segno e ora andiamo alla creazione delle listarelle. Quindi dovremo ottenere una decina di listarelle. Ecco ragazzi, abbiamo ottenuto 10 listelli, quindi ora andiamo a tagliarli. Ok raga, abbiamo ottenuto i nostri listelli che dovrebbero essere sufficienti per fare tutta la zona della parte alta. Momentaneamente li appoggiamo qui e ora andiamo a fare i tratti in dima per l'appoggio dei 4 binari. Questa è una zona stazione passeggeri, questa è una dima che mi sono creato che rappresenta appunto la distanza tra un binario e l'altro. Giusto per capirci, la distanza viene messa in questa maniera qui, quindi tra un binario e l'altro questa è la distanza totale che dobbiamo ottenere per l'appoggio delle eolite. Creiamo il nostro primo tratto e anche di qua. Voi magari non lo vedete bene, io purtroppo non ho ancora la possibilità di farmi aiutare nelle riprese perché sono da solo. Più avanti faremo a 1000 iscritti l'upgrade, ci sarà magari delle riprese diverse. Ok, prima tratta completata, prendiamo la riga e andiamo a creare le nostre distanze. Questo ci serve solamente per un riferimento così ad occhio per dove appoggiarci con le eolite che stiamo per stendere. Questo da questa parte e poi anche da quest'altra. Devo fare un riferimento, ovviamente questa rappresenta la stazione che verrà messa in queste zone più o meno. Abbiamo veramente lo spazio, è quello che è perché è una richiesta un po' azzardata da parte di chi ha richiesto questa costruzione e ho dovuto adattarmi con gli spazi e quindi cercheremo di starci nel meglio possibile. Questa è la zona invece della stazione, abbiamo bisogno di lasciargli questo spazio e quindi da questa riga a questa abbiamo circa 3 cm di spazio. Ok, quindi da qui poi altri 3 cm c'è la prossima dima. La dima è comodissima ragazzi. Anche qui questo qua accentuiamo un attimo, ok?
e anche qui altri 3 cm che rappresenta la distanza. Perfetto. Ragazzi, abbiamo creato le due tratte, le due linee, tutte e due hanno andata e ritorno, e ora andiamo ad applicare le ulite. Facciamo una simulazione di appoggio, quindi andiamo ad appoggiare il nostro primo elemento e un altro elemento qui. Questa è la giusta distanza, vedete, io a occhio ormai già riesco a individuare il giusto posizionamento, ma ora direttamente mettiamo la colla a caldo e andiamo ad abbloccarli. Solito asse sinusoidale, bloccaggio, e il primo pezzo è stato bloccato. Secondo pezzo, ragazzi, andiamo avanti. Dobbiamo essere veloci qua, ragazzi, perché le ulite perché la colla a caldo si indurisce subito. Ok, facciamo prima questi centrali, i tagli li facciamo dopo. E ora è arrivato il momento di fare i tagli, quindi questo lo porgiamo qui e lo incolliamo e poi ci facciamo il taglio. Sì, facciamo così. Prendiamo il taglierino e andiamo a tagliarlo all'estremità. E questo ci avanza quasi giusto per il prossimo. Quindi stiamo andando in piena regola. Con un pannello 40x40 sono riuscito a soddisfare tutta questa parte alta della stazione. Qui tagliamolo a filo, perfetto. E l'ultimo pezzo lo mettiamo qua. Tra l'altro la colla a caldo è appena terminata pure questa, giusto per incollare questo pezzetto. Ovviamente, per chiarire le idee, nelle parti laterali da questa parte della stazione qua davanti farò i marciapiedi, come del resto dovrò fare là sotto, e ovviamente qua siamo veramente col contagocce per quanto riguarda lo sfruttamento della parte del marciapiede. Ok ragazzi, è arrivato il momento di mettere giù il primo binario dalla parte alta, quindi lo facciamo immediatamente mettendo come al solito un po' di Vinavil in maniera sempre sinusoidale, come sempre. Ho fatto vedere già nell'altro video come posizionare i binari. Questo è un metodo molto valido che ti permette di fare un lavoro fatto bene, perché il flessibile si muove abbastanza, è appunto flessibile, ma con questo sistema riusciamo a creare una specie di autoadesivo sotto le traversine dei binari. Molto comodo questo sistema. Sistema fatto a mano, quindi dovete passare il ditina sopra. E questo vi permette proprio di creare un terreno adesivo e non fa praticamente inondare le traversine nella colla, che non è una cosa che è piacevole. Ecco qua, appoggiamo sul nostro binario e già in automatico si crea quell'effetto ventosa. Mettiamo questo praticamente a livello, a tima, e possiamo anche utilizzare delle puntine come ho fatto sotto per bloccarlo momentaneamente. Quindi nel primo punto gli mettiamo subito una puntina per tenerlo fermo, ok, e poi ovviamente mettendoci sulla parte laterale cerchiamo di capire se il nostro binario è già dritto o meno, e grazie al fatto che c'è sotto la colla questo ci permette di avere sempre un controllo del binario che sia dritto. Perfetto ragazzi, io direi che ci fermiamo qui in questo video con la posa di questo primo binario della zona alta e proseguiremo nella prossima puntata a vedere come concludere questa parte qui, che ci vorrà veramente poco tempo, e cominceremo anche a vedere come stendere la massicciata. Quindi ragazzi, non mi rimane altro che dirvi grazie per avermi guardato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale e lasciate qualche commento se volete sapere qualcosa in particolare o comunque per dei consigli, sono sempre ben accetti. Un abbraccio, alla prossima, ciao!